Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Continuiamo con la serie di video che abbiamo realizzato riguardanti la psicologia e le emozioni nel trading e negli investimenti. Come abbiamo già visto, gli esseri umani quando devono prendere decisioni strategiche legate al loro denaro spesso non sono razionali e fanno scelte guidate principalmente dalle loro emozioni. Il motivo è che il nostro pensiero è limitato da alcuni bias cognitivi, cioè dei costrutti mentali che ci conducono a percezioni errate o deformate della realtà. Questi bias nella vita quotidiana sono di per sé utili, in quanto ci aiutano a prendere decisioni velocemente e senza fatica. Il problema è che questi pregiudizi vengono applicati inconsciamente anche in altri contesti, come ad esempio quello finanziario, e in questi casi ci inducono a commettere errori. In questo video vediamo quindi quali sono i bias cognitivi più comuni tra i trader e gli investitori. Conoscerli e prenderne coscienza è sicuramente il primo passo per evitarne di caderne vittima. Ma ancora pochi secondi di pazienza e ci vediamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati. Bene, partiamo subito col vedere quali sono i bias cognitivi che più frequentemente influenzano l'operatività del trader o dell'investitore. Il primo è quello della familiarità, ovvero quella tendenza a basare il nostro processo decisionale su schemi e risultati che abbiamo osservato in precedenza, che quindi riteniamo più conosciuti e familiari e tendono a trasmetterci più sicurezza. Questo comportamento lo vediamo molto frequentemente in quegli investitori che tendono a preferire azioni e titoli italiani, evitando pertanto quelli stranieri, nonostante un'analisi più accurata consiglierebbe di fare il contrario. Questo pregiudizio può comportare gravi perdite all'investitore, in quanto trascura completamente i possibili benefici che possono derivare dalla diversificazione, che come sappiamo, oltre ad essere settoriale, deve essere anche geografica. Superare questo bias cognitivo è molto semplice, dobbiamo impegnarci ad essere più curiosi rispetto alle cose che ci sono meno familiari ed essere di mentalità più aperta. Il secondo bias è quello dell'overconfidence, ovvero la tendenza di ogni essere umano ad avere un'eccessiva fiducia in se stesso e sovrastimare il livello di affidabilità del proprio giudizio. Un risultato interessante emerge da una ricerca della Banca d'Italia relativamente all'alfabetizzazione finanziaria della popolazione italiana. È emerso che oltre il 50% degli intervistati sia risultato essere assolutamente incompetente in materia finanziaria, ma la cosa curiosa è che un terzo di questi tuttavia sopravvalutava le proprie conoscenze. Bisogna fare attenzione perché il pregiudizio della overconfidence può risultare dannoso per l'investitore, in quanto ci induce a sottovalutare alcuni importanti rischi ai quali potremmo andare incontro. Potrebbe infatti indurci a credere di essere diventati esperti di finanza e di trading solo perché alcuni investimenti o trade sono andati bene. Per superare questo problema dovremmo chiederci se le nostre decisioni si basano sul nostro livello di conoscenza e quindi su delle considerazioni puramente soggettive o se abbiamo applicato la dovuta diligenza nella ricerca e nella raccolta delle informazioni e dei dati. La diretta conseguenza del bias dell'eccessiva fiducia è l'hot hand bias, o fallacia della mano calda, che come già anticipato consiste nell'errore di credere di essere diventati esperti di finanza e di trading grazie ad una serie di vittorie consecutive, e per questo si è convinti di continuare a vincere anche in futuro. Questo bias ci porterà ad aumentare il nostro livello di rischio, pensando che le cose ormai non potranno che andare soltanto bene. Quindi aumenteremo le dimensioni delle nostre operazioni, oppure ne apriremo una dietro l'altra, o infine ridurremo il livello di attenzione. In realtà, quando chiudiamo una serie di operazioni in profitto, questo è proprio il momento migliore per fermarsi un attimo e prendersi una pausa. Un bias tipico degli investitori è quello del sovraccarico di informazioni. Si tratta di un bias cognitivo che si concretizza quando la quantità di informazioni a disposizione eccede la capacità di una persona di gestirle ed elaborarle. Immaginate di voler investire in una determinata azienda e cercate delle informazioni che possono aiutarvi a prendere la vostra decisione. Andate quindi su internet e cercate articoli, guardate video e leggete vari forum e alla fine avete così tante informazioni che non sapete più cosa fare. Questa moltitudine di notizie che ci piovono addosso da ogni direzione, anziché aiutarci, hanno l'effetto contrario di complicare il processo decisionale. Per risolvere questo problema dovete innanzitutto filtrare le fonti da cui andate a reperire le varie informazioni. Concentratevi più sulla qualità che sulla quantità. Dopodiché analizzate ed elaborate le varie informazioni fino a prendere quella che secondo voi è la scelta migliore. Ricordate che se non siete convinti o non avete le idee chiare, è sempre meglio lasciar perdere.
Il bias dell'ancoraggio è molto frequente tra gli investitori ed è quel pregiudizio che li induce a rimanere, per l'appunto, ancorati alle informazioni e alle idee originali. Facciamo un semplice esempio. Immaginiamo di essere interessati ad un'azione che al momento vale 100 euro. La teniamo sotto controllo e dopo un mese, senza conoscerne i motivi, il prezzo è sceso a 50 euro. Indipendentemente dalle ragioni per cui il prezzo sia sceso, il bias dell'ancoraggio ci fa credere che questo prezzo sia una grande occasione, in quanto stiamo utilizzando come riferimento il vecchio prezzo di 100 euro, al quale siamo sicuri che prima o poi ritornerà. Il fatto che le azioni si siano svalutate, invece, potrebbe essere tutt'altro che un'occasione, in quanto la diminuzione di valore potrebbe essere stata causata dalla perdita di un importante cliente, e molto difficilmente quindi il prezzo potrà tornare a quello originario. L'investitore che quindi acquista le azioni a 50 euro ed ignora i motivi della svalutazione a causa del bias dell'ancoraggio è convinto di fare un grande affare, in quanto nella sua testa c'è ancora come riferimento il prezzo di 100 euro. Per evitare questo errore bisogna fare molta attenzione durante l'analisi e la valutazione di un titolo azionario o di qualunque operazione di investimento. Gli investitori di successo non solo basano le loro decisioni su uno o due parametri di riferimento, ma valutano ogni azienda da diverse prospettive per ottenere il quadro più accurato ed evitare errori grossolani. Il sesto pregiudizio è l'herding, ovvero il comportamento del gregge, e si verifica quando le persone iniziano a comportarsi irrazionalmente basando il proprio giudizio su ciò che fanno gli altri. E come potete facilmente immaginare, negli investimenti, seguire il gregge è spesso controproducente. Ancora peggio quando investiamo in qualcosa per sentito dire. Per farvi un esempio, se siete al supermercato e sentite la signora Maria parlare con la sua amica che bisogna investire in Bitcoin o in Tesla, in questo caso è meglio starci veramente lontani e se per caso li avete in portafoglio, forse è arrivato il momento di chiudere le posizioni. Evitate quindi i rumors e le informazioni che diventano troppo popolari. Come vi ho detto poco fa, verificate sempre le fonti e l'attendibilità delle notizie e dei dati che utilizzate per le vostre scelte finanziarie. L'ultimo pregiudizio è l'avversione alle perdite, di cui abbiamo già parlato in un video precedente. Quando chiudiamo un'operazione in perdita tendiamo infatti a darle più importanza rispetto a quelle chiuse in profitto. Questo ci porta ad assumere comportamenti irrazionali e guidati dalle emozioni quando non chiudiamo un'operazione che non è andata secondo i piani e alla fine ci troviamo a perdere ancora più soldi. Per controllare questo bias cognitivo dobbiamo essere coscienti che nel trading le operazioni in perdita sono frequenti tanto quanto quelle in profitto, se non addirittura di più. Ovviamente è poi un corretto money management e una corretta gestione della posizione che nel medio e lungo termine ci fanno essere profittevoli. Come vi ho già spiegato anche nei video precedenti, il modo migliore per sconfiggere le emozioni ed i bias cognitivi durante le vostre operazioni di investimento consiste nel costruire una strategia di trading robusta, verificabile nel passato e con regole ben precise ed oggettive, le quali devono essere rispettate rigorosamente. In alternativa potete programmare la vostra strategia di trading e lasciarlo operare in autonomia. Questo è senz'altro il modo migliore per togliere ogni componente emozionale dalla vostra operatività. Se non sapete come si programma una strategia di trading, non vi dovete preoccupare. In descrizione trovate il link ad un corso gratuito che abbiamo creato proprio per aiutarvi a sviluppare il vostro primo trading system. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Se l'avete trovato interessante ed utile per imparare a gestire i vostri bias cognitivi ed emozioni durante la vostra attività di trading e di investimento, fatecelo sapere lasciandoci un bel like al video. Inoltre iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi i prossimi contenuti. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto!